Bene ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Oggi iniziamo il secondo argomento, iniziamo a parlare del secondo argomento della storia medievale a partire dall'anno 1000. Un argomento che forse per molti è noioso, papi, imperatori, l'impero germanico, no? Il Sacro Romano Impero, quelle cose lì dobbiamo parlare, speriamo anche in maniera approfondita, mettendo in evidenza i concetti più importanti. Io ho con me la piccola gatta Sofì che sta scalciando e purtroppo mi sta mordendo e mi sta azzannando. Io ho chiesto a Sofì di fare lezione con me, ma lei dice che non lo vuole fare perché lei è un animale, non sa parlare, non ha studiato la storia e a lei interessa andare a giocare con Bianchina, il gatto selvatico, sporco, Bianchina che purtroppo è la sua compagna di giochi. Io direi di lasciarla, di lasciarla andare, benissimo. E oh, i peli del gatto sulla mia maglietta, dappertutto. Allora, parliamo quindi papi, imperatori e gli imperatori di Germania e così via, d'accordo? Partiamo dalla fine dell'impero carolingio, l'impero di Carlo Magno. Dopo la morte di Carlo Magno, il suo impero, l'impero carolingio, va in pezzi. Questo avreste dovuto studiarlo in precedenza. Io comincio circa dall'anno 1000, quindi non parlerò dell'impero di Carlo Magno. Accenno soltanto all'ultimo tentativo di rimettere insieme questo impero da parte di un discendente di Carlo Magno. Nel 1877 sembrerebbe che Carlo il Grosso sia riuscito a conquistare almeno alcuni dei territori che prima erano stati messi insieme da Carlo Magno, ma si tratta di una illusione. I principi si ribellano, si tratta di un'utopia quella di rimettere insieme l'impero carolingio. Carlo il Grosso nell'887 abdica, il suo tentativo è impossibile, si ritira in un monastero dove morirà nell'888. Attenzione, dalla definitiva disgregazione dell'impero carolingio nascono due entità politiche importantissime che in realtà esistevano già prima, però ora, dopo la fine di Carlo il Grosso, si rafforzano anche giuridicamente, perché ormai non esiste più neanche sulla carta l'impero carolingio, d'accordo? Quindi a ovest nasce il regno dei Franchi occidentali. Il regno dei Franchi occidentali è la Francia, è quella che diventerà la Francia e ben presto inizia a essere chiamata Francia, anche se all'inizio comprende soltanto la Francia del Nord. Tanti altri territori del centro e del sud, come l'Aquitania, la Provenza, lo sapete, per moltissimo tempo si considereranno molto differenti rispetto a Parigi, alla Francia del Nord. Avevano anche una lingua differente, lo sapete, la lingua d'oc nel sud della Francia, a differenza della lingua d'Oil nel nord della Francia, e una civiltà differente, molto più vicina all'Italia, all'impero romano e così via. Quindi inizialmente il regno dei Franchi occidentali, la Francia, corrisponde solo ad alcuni pochi territori dell'attuale Francia settentrionale, d'accordo? I re di Francia, questi regni di Franchi occidentali, questo regno dei Franchi occidentali sono sempre molto molto deboli. Sono degli aristocratici che sono solo dei primus inter pares, sono degli aristocratici, dei duchi o dei conti
che non hanno niente di più rispetto ad altri duchi e conti della Francia, di quel territorio. Vengono comunque insigniti del titolo di re, un titolo più che onorifico più che altro. Il primo re, come dire, del regno dei Franchi occidentali nell'888, infatti non a caso lo stesso anno, cioè l'anno dopo dell'abdicazione di Carlo il Grosso, è Oddone di Parigi. Quindi si afferma come re di Francia inizialmente quello che è soltanto il conte di Parigi, che possiede solo pochi territori, capite, a Parigi e nella regione circostante a Parigi. Non possiede mica tutta la Francia, neanche tutta la Francia settentrionale. Viene riconosciuto però re dagli altri duchi e conti, dagli altri principi francesi che però hanno un controllo totale del loro territorio. Il conte di Parigi, eletto re di Francia, all'inizio controlla solo, capite, un piccolo territorio intorno a Parigi. Il re viene eletto, già il fatto che il re venga eletto re di Francia fa sì che il re sia molto debole. Infatti il primo re che in qualche modo diventa ereditario 987, bisogna aspettare, capite, un secolo finché viene eletto Ugo Capeto, che finalmente trasformerà la Francia in una monarchia leggermente più forte perché non più elettiva bensì ereditaria, con la fondazione ovviamente della dinastia che da lui prende il nome, la dinastia dei Capetingi. Noi oggi non parleremo del regno feudale di Francia, ne parleremo in un prossimo argomento quando parleremo dei regni feudali in Europa a partire dal 1000 circa, compresi quelli di Castiglia, d'Aragona, d'Inghilterra, d'accordo? Quindi ora ho fatto un'introduzione, poi riprenderemo, attenzione, le origini del Regno di Francia da Ugo Capeto dal 987, d'accordo? Ho fatto solo un'introduzione per distinguere la Francia dalla Germania. Quindi questa cosa qui, a sinistra, Regno dei Franchi occidentali Francia, ci occupiamo in un altro argomento. In questo argomento invece ci occupiamo della Germania. Attenzione, Germania che a differenza della Francia, del Regno dei Franci, del Regno dei Franchi, scusate, Germania diventa un regno subito molto più potente rispetto a quello della Francia. Cioè, attenzione, in Francia per un secolo, ma anche dopo Ugo Capeto, ci saranno re debolissimi, per nulla rispettati dagli altri principi francesi. Questo è importante. Invece in Germania i re saranno da subito forti, avranno grossi problemi anche con i principi tedeschi che spesso si ribelleranno, eccetera. Tuttavia saranno anche nei periodi di maggiore difficoltà, i re della Germania saranno sempre molto più forti rispetto ai debolissimi re di Francia. Questo è importante. E allora che cosa succede? Carlo il Grosso abdica, quindi l'altro regno che si crea è il regno dei Franchi orientali. Il regno dei Franchi orientali sarà la Germania, però attenzione, il termine Germania entra in uso molto tardi. Inizialmente viene chiamata la Germania Regno dei Franchi orientali, oppure verrà chiamata in altri modi che vedremo. Quali sono i primi re di Germania, anche vediamo prima del Novecento, anche prima del 900 d.C. I primi re di Germania sono molto deboli perché anch'essi, come re di Francia, vengono eletti. Appartengono ancora ai Carolingi, alla famiglia di Carlo Magno e di Carlo il Grosso che vi ho citato poco fa, d'accordo? Quindi abbiamo dei re carolingi eletti in Germania, o meglio nel regno dei Franchi orientali. Con l'abdicazione di Carlo il Grosso, 887, abbiamo un primo re della Germania, Arnolfo di Carinzia, ripeto, della famiglia dei Carolingi. Dopo di lui c'è Ludovico il Fanciullo,
Tuttavia i Carolingi non durano molto perché si estinguono, nel loro ramo principale si estinguono. E quindi che cosa succede? Attenzione, a partire del 911 vengono eletti re che appartengono ad altre dinastie, d'accordo? In particolare nel 911 viene eletto Corrado I. Corrado I è il duca di Franconia. Quindi non più carolingi, ma appartenenti ai ducati della Germania. Corrado I viene eletto è il duca di Franconia, d'accordo? Dopo di lui nel 919 viene eletto uno di un'altra dinastia, cioè di Sassonia. Il duca di Sassonia è Enrico I, detto l'uccellatore. Amava molto andare a caccia. Vedete il fatto che questi due primi re di cui parliamo in Germania appartengano a due dinastie diverse, a due principati diversi, a due regioni diverse della Germania, è appunto la conferma che il re di Germania viene eletto. Infatti, prima viene eletto uno, duca di Franconia, alla sua morte non viene eletto un suo erede, il figlio, un altro duca di Franconia, viene eletto il duca di Sassonia. Quindi si può passare da una dinastia all'altra, il re viene eletto. Enrico I l'uccellatore. C'è da dire subito che i ducati della Germania, questo rende più forte la Germania, sin dall'inizio sono soltanto quattro, almeno quelli più importanti. C'è la Franconia e la Sassonia, che abbiamo già nominato, e poi ci sono la Svevia e la Baviera. Ok? A differenza dei principati che esistono in Francia, che sono decine, decine e decine, i principati che esistono in Germania, i più importanti sono solo quattro: il Ducato di Svevia, il Ducato di Baviera, il Ducato di Franconia e il Ducato di Sassonia. Ok? Voi direte ce ne sono altri, sì, vi sono altri ducati in Germania, ma sono meno importanti, o sono meno importanti, oppure sono ducati di solito di confine, al confine con la Francia, sono o meno importanti, oppure sono ducati che comunque sono assoggettati a uno dei quattro più importanti che vi ho detto. E, dopo Enrico I l'uccellatore, come re di Germania, viene eletto un personaggio molto importante su cui abbiamo molto da dire. Ottone, Ottone I, d'accordo? Ottone, Ottone I viene eletto nel 936. Ottone I ehm, che è anche lui ovviamente un imperatore sassone, cioè è il duca di Sassonia, prende il nome, pensate, di re dei Franchi e dei Sassoni, lui è il duca di Sassonia. Quindi vedete che ancora adesso nel 936 la Germania non viene ancora chiamata Germania, viene chiamata Regno dei Franchi e dei Sassoni. Ottone I diventa subito molto potente. Prima di tutto riesce a farsi rispettare dagli altri duchi, quindi riesce a esprimere un potere reale di controllo nei confronti della Germania. Poi un'altra cosa che fa Ottone I, che sarà caratteristico degli imperatori germanici per molto tempo, come tra poco vedremo, è il controllo della Chiesa cattolica. Il suo potere dipende anche dal fatto che controlla l'elezione dei vescovi tedeschi. I vescovi tedeschi li sceglie lui, Ottone I, e non il Papa. Ottone I all'epoca era così, aveva anche una funzione spirituale, non si capiva dove finisse la funzione spirituale e la funzione temporale di un re,
Perché, attenzione, Ottone I investiva i vescovi, non tutti i vescovi dell'Europa, i vescovi del suo regno, li investiva non soltanto con la spada, tipico dell'investitura laica del sovrano, ma anche con il bastone e il pastorale. Il pastorale è un legno ricurvo. Il bastone e il pastorale, scusate, ho sbagliato, l'anello e il pastorale. L'anello e il pastorale sono i simboli dell'investitura spirituale. Forse dovrebbe adottarli il Papa e invece è il re di Germania, capite? Che dà l'investitura da un punto di vista laico con la spada, ma anche da un punto di vista spirituale, sostituendosi quindi al Papa, quindi essendo lui stesso re di Germania un'autorità religiosa, spirituale, perché investe i propri vescovi, che peraltro sceglie lui, anche con l'anello e il pastorale, simboli del potere spirituale. Quindi controlla i vescovi, dà ai vescovi molto potere, vescovi che sono comunque molto fedeli a lui, e la famosa epoca dei vescovi conti fa sì che molte città o eh, pezzi della Germania vengano governati da vescovi, non da laici, bensì da vescovi che diventano anche principi temporali. Questo per un motivo scontato, perché non c'è un problema di ereditarietà. Quando il vescovo muore, il vescovo non può avere figli, o meglio, non certo figli legittimi, quindi la contea, il territorio germanico torna al re. Quindi controlla i vescovi, dà grande potere ai vescovi che sono fedeli a lui anche per limitare i poteri degli altri conti e degli altri duchi tedeschi. Ma da cosa dipende proprio la potenza di Ottone I? Non solo dal fatto che controlla la Germania, che ha un forte potere reale nel suo regno, nella Germania. Il suo interesse era anche controllare l'Italia, perché fate molta attenzione. Ricordate che così come nel caso dell'impero di Carlo Magno, anche l'Italia, almeno l'Italia settentrionale, teoricamente faceva parte dell'impero germanico. Ma voi direte, ma Ottone I è re di Germania, non è imperatore. Il titolo di imperatore non c'è più. Questo non è propriamente vero. Il titolo di imperatore, dopo Carlo il Grosso, resta vacante. E in ogni caso molti principi, per esempio principi italiani, ci provano anche ad eleggere un imperatore che magari poi non ha un vero potere. Quindi attenzione, l'impero carolingio, il Sacro Romano Impero, non è definitivamente eliminato dalla storia. Forse avete capito, Ottone I vuole diventare lui un nuovo imperatore del Sacro Romano Impero, vuole riattivare il Sacro Romano Impero di Carlo Magno. Per fare questo deve conquistare l'Italia settentrionale, perché l'impero è costituito quantomeno da Germania e Italia settentrionale, quindi conquistare l'Italia settentrionale, capite, significa avere un ottimo biglietto da visita per dire guardate, guarda caro Papa, devi eleggermi imperatore, io sono il nuovo imperatore del Sacro Romano Impero. Spero di essere stato chiaro. Voi direte, ma gli italiani sono d'accordo con questa cosa? Non tutti. I nobili, i principi, gli aristocratici dell'Italia settentrionale volevano formare un vero regno d'Italia. Lo sapete che nella storia questo non ci è mai riuscito a noi italiani, prima del Risorgimento, prima di Cavour, Vittorio Emanuele II, prima del 1861. Però ogni tanto ci abbiamo provato, in particolare proprio nel profondo Medioevo, poi non sarà più neanche pensabile una cosa del genere. Quindi, che cosa fanno gli aristocratici italiani? Eleggono un re d'Italia che vuole essere indipendente
dal re di Germania. E gli italiani del nord dicono, ma insomma, tra l'altro l'imperatore carolingio, l'imperatore del Sacro Romano Impero non c'è più, la carica è vacante, l'impero non c'è più e quindi l'Italia, si intende l'Italia settentrionale, ha diritto ad autonomizzarsi, ad autogovernarsi, a costituirsi in un regno autonomo. Quindi vengono eletti diversi nobili come re d'Italia, Ludovico di Provenza nel 926, poi suo figlio Lotario, poi Berengario II nel 950, ed è quello che a noi interessa. Berengario II viene eletto re d'Italia, ok? Ovviamente Ottone I non è d'accordo, dice l'Italia è mia, devo ricostituire il Sacro Romano Impero. Lui cala in Italia con un esercito, appunto nel 950, si scontra con Berengario II, secondo voi chi vince? Vincono i tedeschi, d'accordo? Spesso nelle partite di calcio vincono gli italiani contro i tedeschi, forse una volta vincevano gli italiani contro i tedeschi a calcio, oggi vincono i tedeschi, comunque vincono i tedeschi. Che devono fare gli italiani? Berengario II viene sconfitto da Ottone I, che quindi ottiene molto prestigio perché effettivamente inizia a controllare il Regno d'Italia, cioè l'Italia settentrionale. Vi erano anche dei territori come il Vescovado di Milano che erano molto importanti. Il Vescovado di Milano per tradizione autonomo, d'accordo? Era uno dei territori proprio considerati parte dell'impero, parte del Sacro Romano Impero. Perché gli italiani perdono? Gli italiani perdono per vari motivi. Primo, il re d'Italia Berengario II è più debole del re di Germania Ottone I, ha meno poteri, mentre Ottone I abbiamo visto ha sottomesso, comunque se dire sottomesso è eccessivo, Ottone I ha ottenuto l'appoggio convinto di tutti gli altri duchi di Germania, invece Berengario II deve condividere il potere con conti e marchesi. A Berengario II non viene dato tutto il potere, conti, marchesi, principi italiani dividono con lui il potere, quindi lui è più debole di Ottone I. Inoltre, questo sarà sempre un vizio, ovviamente, una caratteristica negativa degli italiani, non tutti i principi, gli aristocratici italiani del nord Italia sostengono Berengario II, altri si mettono al servizio dello straniero, si schierano dalla parte di Ottone I e combattono con lui. Capite? Italiani che preferiscono lo straniero, che combattono con il tedesco. E questo ovviamente poi è il risultato, che il tedesco sconfigge gli italiani e quindi cosa di grande prestigio, Ottone I controlla il Regno d'Italia, cioè l'Italia settentrionale. Altra cosa, attenzione, altro successo notevole di Ottone I, come controlla l'Italia settentrionale, lui vuole controllare, attenzione, anche tutto il resto d'Italia, ad iniziare dal papato, da quello che sta diventando lo Stato Pontificio, quindi vuole sottomettere il Papa, così come aveva sottomesso la Chiesa tedesca e i vescovi tedeschi. Ottone I vuole dominare nei confronti dei vertici della Chiesa cattolica, del Papa, della Curia romana, anche perché Ottone I è indignato rispetto alla situazione vergognosa in cui si trovava la Curia romana, in cui si trovava il papato, i vertici della Chiesa cattolica. Quindi Ottone I, come faranno, vedremo anche i suoi successori, vuole impegnarsi in una riforma della Chiesa cattolica, del papato, perché il papato stava dando prove veramente vergognose, ignominiose. Che cosa era successo nella Chiesa? Il papato ormai aveva perso la propria dimensione universale o quantomeno europea, perché
Il papato ormai, questo già nell'Ottocento, ma noi parliamo dell'epoca di Ottone I, quindi parliamo del Novecento, il papato era finito nelle mani di poche famiglie aristocratiche romane che si ammazzavano tra loro, non in maniera metaforica, si ammazzavano in una serie di vergognosi eccidi, guerre civili, assassini, sicari e così via, per ottenere il papato. In particolare la famiglia dominante era quella dei conti di Tuscolo, però ce n'erano tante altre famiglie dell'aristocrazia romana si contendevano il papato. Succedeva per esempio che uno veniva eletto papa, poi veniva ammazzato da qualcun altro di un'altra famiglia che faceva eleggere un proprio familiare come papa, o venivano eletti due o tre papi contemporaneamente, oppure, capito, cioè proprio si uccidevano gli uni gli altri in una perenne guerra civile. E questa era, diciamo, la situazione del papato. Era normale, una sorta di anarchia in cui vi erano continui delitti, continui episodi di corruzione, per esempio papi che venivano eletti a 16 anni senza essere neanche sacerdoti, venivano eletti solo perché la propria famiglia aristocratica romana potente li faceva eleggere senza avere alcuna vocazione, senza avere alcuna storia spirituale e così via. Quindi questo era, diciamo, questa era la situazione del papato. Potrei raccontarvi anche delle storie piuttosto truci. Se andiamo indietro alla fine dell'Ottocento, inizio Ottocento, troviamo degli episodi famigerati e molto criticati. Alla fine dell'Ottocento ci fu un papa che si chiamava Formoso, che dopo la morte fu riesumato, pensate, fu tratto fuori dal sepolcro e come cadavere fu dileggiato, umiliato e sottoposto a un processo, cioè lui morto fu sottoposto a processo il suo cadavere dal papa successivo, cioè da Stefano VI. Vogliamo parlare della storia di Marozia. La famigerata Marozia non era mica solo lei famigerata, ma anche tutti gli uomini che stavano insieme a lei. Marozia vive dall'892 al 937 e rappresenta una storia lugubre proprio del papato romano. Marozia a 15 anni diventa amante di Papa Sergio III, ha un figlio da lui, d'accordo? Ha un figlio da lui e questo figlio poi viene fatto anche lui papa col nome di Giovanni XI, d'accordo? Col nome di Giovanni XI. Sergio III poi viene ucciso. Nel frattempo Marozia si sposa con tre mariti diversi, i quali fanno anche loro una brutta fine. Anche Papa Giovanni XI viene ucciso, cioè ci erano delle uccisioni continue. Marozia finisce la sua vita in carcere, insomma. Marozia e tutti gli uomini intorno a lei, compresi alcuni papi, si macchiano di ogni tipo di azioni di stampo erotico-criminale. Questa era la situazione del papato. E voi pensate che un tedesco preciso, moralista, rigoroso, possa accettare quello che sta succedendo a Roma? Una cosa vergognosa, no? Per un tedesco inaccettabile. Ottone I vuole fare la riforma della Chiesa, ok? Vuole far finire tutte queste vicende indegne. Allora, a decidere l'elezione del papato abbiamo visto la famiglia di Tuscolo, in particolare Alberico di Tuscolo, dal 933 al 954 decide lui quali papi debbano essere eletti, ok? A un certo punto fa eleggere suo figlio Ottaviano. Ottaviano di Tuscolo diventa papa col nome di Giovanni XII. Attenzione, Giovanni XII nel 955. Ok? E quindi
955, ci ricolleghiamo a Ottone I. Ottone I pretende di controllare la Chiesa romana e l'elezione del papato e ci riuscirà. Da Giovanni XII si fa eleggere eh, imperatore, d'accordo? Si farà incoronare imperatore. Peraltro Giovanni XII, che viene considerato anch'esso un papa indegno da Ottone I, verrà deposto. Giovanni XII viene deposto, e tuttavia non se ne vuole andare, resterà in carica nel 964, quando sarà anche lui ucciso come tantissimi altri papi precedenti. Nel frattempo però, attenzione, nel 962 viene ricreato e resterà in vita per più di 800 anni. Viene ricreato il Sacro Romano Impero. Ottone I, 962, quindi è una data molto importante, si fa incoronare imperatore, risorge il Sacro Romano Impero che era stato fondato da Carlo Magno, che ovviamente però ha come riferimento l'antico impero romano. A partire dalla sua incoronazione, se non anche da prima, come ho detto, Ottone I riesce a imporsi anche sulla Chiesa romana, controllerà lui l'elezione del Papa, anzi molto spesso farà eleggere il Papa che decide lui, d'accordo? Sempre nel 962, lo stesso anno in cui lui viene incoronato imperatore, Ottone I emana il Privilegium Motonis. Privilegium Motonis è un editto in cui si stabilisce che il Papa deve essere accettato dall'imperatore. Privilegium Motonis con TH. Di fatto, con il Privilegium Motonis, Ottone I, il primo di una lunghissima serie di imperatori del Sacro Romano Impero Germanico, Ottone I controlla l'elezione del Papa, fa eleggere chi sceglie lui, d'accordo? E quindi abbiamo un'effettiva riforma della Chiesa. Molti papi che vengono eletti col benestare di Ottone I, ma anche vedremo con gli imperatori di Germania che saranno i suoi successori, saranno papi tedeschi o papi francesi, cioè molto spesso non sono neanche più papi italiani, e saranno figure di rilievo con una storia spirituale, con una motivazione buona per essere eletti papi, a differenza dei papi precedenti. Quindi a partire da Ottone I, le persone che salgono al trono di Pietro sono persone, come dire, all'altezza del loro ruolo. Vedete che ad Ottone I va bene tutto, riesce a vincere su tutti i fronti, ha anche sottomesso la Chiesa di Roma, il papato, e l'ha moralizzata. Una cosa che bisogna dire, tornando un attimo indietro nel tempo, il prestigio di Ottone I, la sua potenza e anche la motivazione fondamentale per cui lui viene incoronato imperatore risiede nel 955 nell'importantissima battaglia di Lechfeld contro gli Ungari. Gli Ungari, ricordate, si erano installati nella Pannonia, in una parte, non tutta la Pannonia, ma erano nomadi, non erano sedentari. Portarono, ricordate, insieme ai Normanni le loro scorrerie, le loro scorribande in tutta Europa, invadevano e distruggevano i paesi dell'Europa occidentale e orientale. Questo finì con la battaglia di Lechfeld. Gli Ungari vengono sconfitti e umiliati, prima sembravano imbattibili, vengono sconfitti e umiliati da Ottone I.
e ben presto accettano di sedentarizzarsi, se ne stanno in Ungheria, vedremo in un altro argomento, si convertono no, lo vedremo sempre in una lezione di questo argomento, si convertono al cristianesimo, non danno più fastidio. La battaglia di Lechfeld quindi è particolarmente importante per ciò che abbiamo detto, per ottenere lo scopo di cui abbiamo parlato nel precedente blocco di lezioni, vi ricordate, sulla rinascita dell'anno 1000. La rinascita dell'anno 1000, le migliorate condizioni economiche, eccetera, l'abbiamo detto nell'argomento precedente, furono possibili anche perché finiscono le invasioni e le distruzioni da parte dei Normanni e degli Ungari. Quindi la sconfitta definitiva degli Ungari a Lechfeld fa sì che finalmente l'Europa occidentale e anche l'Europa orientale non abbia più questa terribile spada di Damocle, questa terribile condanna delle invasioni, delle distruzioni degli Ungari. E quindi questo è molto importante per dare una stabilità politica e economica ad un'Europa che stava risorgendo, che stava dando segni di forti miglioramenti economici e culturali che noi abbiamo descritto nell'argomento precedente. Quindi fu un grande prestigio per Ottone I, che è riuscito a fermare, a distruggere gli Ungari che insomma fino allora erano assolutamente inarrestabili e imbattibili. Cosa fa Ottone I? Abbiamo visto che lui vuole conquistare tutta l'Italia, non si accontentava prima il nord, poi ha sottomesso il centro, no? Il Papa, la Chiesa di Roma, vuole prendersi anche l'Italia meridionale. Qui non è così facile. L'Italia meridionale, come dovreste sapere, era divisa in tre. C'era l'impero bizantino. Fate attenzione, non dovete assolutamente pensare che all'epoca l'impero bizantino fosse debole. Al contrario, il nuovo imperatore di Bisanzio, di Costantinopoli, Basilio II, aveva rafforzato enormemente l'impero bizantino, che controllava strettamente nel sud Italia la Puglia e la Calabria. Erano i due temi dell'impero bizantino in Italia meridionale: Puglia, capitale Bari; Calabria, capitale Reggio Calabria. Ok? L'impero bizantino quindi si proponeva di conquistare anche tutto il resto del, del sud Italia, d'accordo? Tutto il resto del sud Italia, perché vi erano ancora dei principati longobardi, non è che i longobardi fossero scomparsi dall'Italia, in particolare in Campania, Benevento, Salerno, Capua, ok? Benevento, Salerno, Capua. In Campania c'erano anche i Longobardi, in più c'erano le repubbliche marinare, vi ricordate? Ve le ho citate nell'argomento precedente, abbiamo le repubbliche marinare, anche se non diventeranno mai forti come le analoghe repubbliche marinare di Pisa, di Genova e di Venezia. Erano città che si erano autonomizzate perché né l'impero bizantino né i Longobardi riuscivano a sottometterle, quindi Napoli, Gaeta e Amalfi, ok? Vabbè, diciamo che a parte queste repubbliche marinare deboli, in Italia meridionale c'erano i Longobardi in Campania, i Bizantini in Puglia e in Calabria e ricordate chi c'era in Sardegna? In Sardegna c'erano ancora gli arabi. Conquistare l'Italia meridionale non era facile. Ok, va bene, i principati longobardi o le repubbliche campane erano deboli, però sia l'impero bizantino di Basilio II, Puglia e Calabria, sia gli arabi in Sicilia non erano assolutamente delle entità politiche deboli. E tuttavia Ottone I vuole conquistare anche l'Italia meridionale. Che cosa fa?
Suo figlio, che si chiama Ottone, che diventerà, vedremo dopo la sua morte, nuovo imperatore di Germania, Ottone II, si sposa, ci mette un cuore, Teofano, che è una principessa bizantina. Teofano è una donna, Teofano era la figlia dell'imperatore bizantino. Così Ottone I cerca, capite, addirittura non dico di far diventare Ottone il nuovo imperatore bizantino perché sarebbe improponibile, però perlomeno avete sicuramente capito di fargli ereditare i territori bizantini in Italia. Nel 973 Ottone I muore e gli succede quindi, come abbiamo visto, suo figlio Ottone II che ha sposato Teofano, la principessa bizantina. Quindi toccherà non a Ottone I ma a Ottone II, toccherà di conquistare l'Italia meridionale se ci riesce. In realtà Ottone II non ci riesce. Prima di tutto Ottone II viene indebolito dalla rivolta dei principi tedeschi, quindi vedete basta la fine, la morte di Ottone I per mettere in discussione la solidità del potere del re imperatore germanico all'interno della Germania stessa. I principi tedeschi si stanno rafforzando, vogliono controllare i loro territori in autonomia e quindi scatenano una guerra civile contro il povero Ottone II. Quindi lui già, Ottone II, ha difficoltà a controllare la Germania, quindi a ottenere anche i soldati dai propri vassalli, dai vassalli tedeschi. Vuole conquistare i territori bizantini nel sud Italia, ma non ci riesce perché, ve l'ho già scritto, nel 982 viene sconfitto a Stilo e attenzione, non viene sconfitto dai bizantini, con cui anzi stava riuscendo a ottenere un accordo, perché lui aveva sposato la principessa bizantina, viene sconfitto dai saraceni che aiutavano ovviamente gli arabi in Sicilia. Quindi viene sconfitto dagli arabi, dai musulmani, Ottone II, e il suo sogno di conquistare l'Italia meridionale resterà sempre un sogno. Tant'è vero che l'anno dopo, sconfitto e umiliato, nel 983, precocemente Ottone II muore. Dopo Ottone II abbiamo un terzo imperatore della dinastia sassone degli Ottoni. Abbiamo un terzo imperatore che, indovinate come si chiama? Si chiama Ottone III. Ottone III diventa re e imperatore di Germania a 3 anni nel 983, perché avete visto che il padre Ottone II è morto prematuramente e quindi inizialmente non può governare, la reggenza viene tenuta dalla madre e dalla nonna, che peraltro governano bene. Che cosa farà Ottone III lo vedremo nella lezione successiva, nella prossima lezione, perché questa lezione è già durata abbastanza. Vorrei dire solo un paio di cose prima di terminare. Ottone III è sfortunato perché nel 983 avviene la rivolta degli Slavi, ricordate, ne abbiamo parlato alla fine dell'argomento precedente. Tutte le conquiste, la colonizzazione dei tedeschi in Polonia e in altri territori slavi vengono distrutte perché gli slavi si ribellano e cacciano, comunque sconfiggono o uccidono i tedeschi. Quindi diciamo non è proprio un anno fortunato quello in cui sale al trono Ottone III. Parleremo di Ottone III e dei successivi imperatori del Sacro Romano Impero Germanico la prossima volta. Una sola cosa: la forza, la potenza degli imperatori e dei duchi tedeschi riesce a costruire un sistema feudo-vassallatico anche in Germania. Ma come voi dite, non c'era il feudalesimo in Germania? Assolutamente non c'era. Fate attenzione, il feudalesimo in Germania viene
instaurato con tutte le regole feudo-vassallatiche simili a quelle della Francia, dell'Italia settentrionale, il feudalesimo in Germania viene impiantato, ha successo soltanto nel X-XI secolo, d'accordo? E ovviamente per merito degli Ottoni. Prima il feudalesimo in Germania non c'era, cioè sto dicendo che il feudalesimo in Germania è arrivato con grande ritardo. Mentre in Francia e in Italia, almeno in Italia settentrionale, il feudalesimo vi era già dall'VIII-IX secolo d.C., in Germania il feudalesimo si impone soltanto con questi imperatori, con gli Ottoni, nel X-XI secolo d.C., quindi in ritardo rispetto ad altre zone d'Europa, soprattutto rispetto alla Francia e all'Italia settentrionale. Tuttavia il feudalesimo in Germania funziona in maniera del tutto conforme alle altre zone d'Europa dove già era stato impiantato, soprattutto in Francia e in Italia settentrionale. Continuiamo la prossima volta con Ottone III, gli altri imperatori di Germania e dovremo parlare anche dei papi, della Chiesa, la riforma della Chiesa e così via. Arrivederci.